Bentornati su My Jersey Face Off. Oggi non vedremo un confronto tra le diverse maglie, ma volevo fare un video che ho in mente da tempo per rispondere a tante domande che mi fa. Come si lavano le maglie da calcio? Innanzitutto facciamo una precisazione. Le maglie da calcio possono essere di due versioni. La versione fan, che è quella dedicata ai tifosi, un po' meno tecnica. Solitamente le grandi squadre hanno due versioni, le squadre invece un pochino meno conosciute hanno solo questa versione. E poi c'è la versione player, quella che ad esempio squadre come Real Madrid, Juve, Milan, Manchester City hanno e sono quelle indossate dai calciatori. Nella versione fan i simboli sono normalmente cuciti, dico normalmente perché non è una regola fissa, comunque sono normalmente cuciti, hanno una vestibilità un po' più comoda. Nella versione player invece i simboli sono termosaldati, come ad esempio questa, non so se lo riuscite a vedere. Perché? Perché all'interno, non avendo cuciture, danno meno fastidio ai calciatori. I tessuti sono più tecnici, più traspiranti, perché comunque devono concedere prestazioni migliori ai calciatori, e hanno una vestibilità di solito più sfiancata e più stretta. E vi chiederete come si lavano queste maglie. Spesso ho sentito dire ma nella maglia si è staccato il numero, si è staccata la patch, e quando sento queste cose capisco che in realtà c'è alla base un errore. Io compro maglie e colleziono maglie da ormai anni e non ho mai avuto di questi problemi. Allora, per prima cosa, il lavaggio. Il lavaggio io consiglio sempre di farlo a mano in acqua fredda con un detersivo per capi delicati, o eventualmente in lavatrice, ma con un lavaggio sempre per capi delicati. Non mettetelo insieme a tutto il resto, perché ecco, questo è già il primo errore. Le altre temperature possono rovinare la maglia, quindi questo è un accorgimento. Altra cosa a cui dovete prestare attenzione è il fatto di non lavare maglie di diversi colori insieme, perché comunque, come tutti i capi, la maglia può perdere un pochino di colore e poi macchiare magari e cambiare il colore delle altre maglie a cui si lavano insieme. Tipicamente una maglia rossa e una maglia bianca non dovreste mai lavarle insieme, perché rischiate di tirare fuori poi la maglia bianca rosa. Dopo averla lavata, e qui il tempo necessario, io molto spesso le lavo da solo, la potete stendere su uno stendino. Io in casa o all'aperto non fa differenza. Quando la stendete cercate di stenderla evitando più pieghe possibili, questo perché nel 99% dei casi le maglie moderne, una volta asciugate, sono pronte, non necessitano di essere stirate. Se proprio volete stirarla, e io ribadisco nel 99% dei casi non lo faccio, ma se proprio volete stirarla, stiratele a rovescio e mi raccomando evitate di passare sopra alle scritte termosaldate. Se passate sopra allo stemma quando la maglia a rovescio non è un problema, se passate sopra ad esempio alla scritta, prendo una maglia, alla scritta, a questa scritta qua, questa verrà via, quindi evitate di farlo. Da questo punto di vista le maglie in fan version sono un pochino meno delicate perché i loghi sono cuciti, però lo stesso problema lo avrete ad esempio con i numeri sulla schiena o con altre sponsor e via dicendo. Quindi stirate al rovescio e non passate mai sopra alle scritte termosaldate. Evitate poi di stirare la maglia ad altissime temperature. Questo è comunque un capo sintetico oggi, ok? Quindi dovete avere un programma nel ferro da stiro per capi sintetici, perché altrimenti rischiate di fonderlo. Questo è tutto. Se seguite questi accorgimenti sono sicuro che avrete le vostre maglie sempre perfette e come nuove. Almeno questo è quello che mi capita. Fatemi sapere cosa ne pensate. Per oggi è tutto, alla prossima!